E buongiorno a tutti! Oggi un'altra Nintendo Switch. Sì, lo so, solo Nintendo Switch. Purtroppo arriva questo. Ma è un caso un po', come dire, di aiuto. Allora, questa Nintendo Switch, che è una Nintendo Switch, vedo adesso una vite completamente arrugginita. Vedete che è marrone? Speriamo di non trovare danni da liquido. Allora, questa Nintendo Switch qua, ok, è arrivata perché è stata circa un anno fa, da quanto ho descritto, in un altro centro di riparazioni perché la console non si caricava e non si connetteva alla TV. Quindi sicuramente aveva problemi alla porta USB, che a quanto detto è stata cambiata e basta, senza dare nessun'altra spiegazione. Poi è tornata indietro, però non si collegava comunque alla televisione. Ok? Quindi adesso andiamo a vedere che cosa è successo a questa console qua. Innanzitutto accendiamo, vediamo cosa succede, vediamo se funziona tutto. Andiamo a testare anche i controller. Arrivati insieme. E questa è anche un'edizione speciale. È l'edizione Super Mario Bros. Qua si collega, qua si collega. Il volume è bassissimo, la luminosità pure. Aumentiamo, vediamo luminosità. Ok, la console sembra funzionare. Andiamo giusto un attimino a vedere gli analogici. Ok, giusto per precauzione, Perfetto. Ok, sembra tutto in ordine. Allora, andiamo a provare con la dock. Ok, adesso che è accesa, mettiamo qua, vediamo cosa succede. Anzi, togliamo anche direttamente i controller, che in questo momento non servono. Andiamo anche a spegnere perché si sono collegati via Bluetooth. Perfetto. Allora, adesso con lo schermo acceso la inserisco nella dock. La dock mi fa luce verde, ma non c'è nessun segnale. Effettivamente, come avevano detto, non si collega alla TV. Chissà che cosa è successo sotto. Allora, perché non si collega alla TV? Ci possono essere svariati motivi. Uno, la porta USB è il primo indiziato, visto che è già stata cambiata, magari hanno eseguito male il lavoro, hanno rovinato di più la console, oppure c'è qualsiasi altra cosa sulla scheda. No, c'è pure una micro SD, è la prima volta che mi capita. Di solito mandano tutto senza giochi, senza SD, senza tutto. Ah, c'è pure il gioco, wow, ok, va bene. Li metto già subito, li conservo. Allora, togliamo questo, così siamo a posto. Ok, qua c'è una vite arrugginita, letteralmente arrugginita. Adesso devo andare a vedere che cosa succede lì. Se riesco a tirarla fuori, gli do una pulita. Sarà stata in un ambiente umido? Può essere. Magari ha preso un attimo di liquido. Eh, speriamo. Ah, non dirmi che si è spanata. No, maledizione. Ah, eh, cosa uso? Spazzolino? Vabbè. Allora, diamogli una pulita intanto. Dalla ruggine. Questa sarà una vite che se ne deve andare. Dovrò cambiarla assolutissimamente. Allora, vediamo se riusciamo a toglierla adesso.
Sembra di no. È un problema. Se non riesco ad entrare nella console è un problema. Allora andiamo a prendere, perché questa è quella con la punta piccola. Dov'è? Eccola qua. Non serve che vado in cerca molto in giro. Questa qui è quella con la punta più grossa. Vediamo se questa ce la fa, perché essendosi spanata magari è arrugginita pure. Oh signore. Bene ragazzi, questa console non vuole aprirsi. Vabbè, facciamo tutte quelle altre per il momento. Qua manca. Chissà se manca perché è andata persa e si è spanata, o perché il case è un po' troppo danneggiato anche lì sotto. Allora, vediamo come posso fare qua. È una bella sfida. Allora, secondo me, devo andare a grattare la vite, crearmi un nuovo solco per andare, che ne so, con un cacciavite a taglio ed estrarre la vite in questa maniera qua. Quindi io comincio a grattare e torno subito dopo. Sicuramente richiederà una montagna di tempo anche questa. Torno quando avrò liberato la vite qui sopra. Ok, ce l'ho fatta. Tolto la vite senza distruggere nulla. Dopo verrà rimpiazzata. Oh santo signore. Oh santo signore. Allora, non ho mai visto Nintendo Switch con gomitoli di polvere, sinceramente. È la prima volta. Ok, pulita veloce. Mancano pure delle viti all'interno. 1, 2, 3. Ale. Signore. Quindi sono 3, 4 viti che mancano. Chi ci ha lavorato prima che arrivasse qui, non so se abbia perso le viti, se abbiano perso loro le viti oppure no, ma non è una buona cosa sinceramente. Allora, manca il gommino qua sopra, fortuna che ne ho uno, posso andarlo a prendere da un'altra console. Allora, cosa mi aspetto da qua? Mi aspetto una bomba atomica, sinceramente. Mi aspetto che la porta sia completamente devastata, distrutta, fatta male o altro. Infatti ci sono cose che vanno un po' qua e là. Allora, vediamo quante viti mancano. 1, 2, 3. Forse manca anche quella. Quindi, Ale, qua ci sono viti dappertutto che mancano. Non so dove sia stata precedentemente, ma se hanno combinato loro queste cose qua, rubare le viti a una console così, oh, mi sembra un tantino eccessivo, eh. Polvere ovunque.
Allora, la porta in sé, così a occhio sembra andare anche bene. Non vedo grossi problemi. Il problema sono le viti che mancano, che non sopporto quando mancano le viti. Ho capito che sono piccole, ma potete andarle a rimpiazzare? Si comprano e si rimettono? Non vedo dove sia il problema. Tanto un set completo costa 2 euro, 3 euro. Dai, non credo che sia una grossa perdita. Infatti a fine lavoro le rimpiazzerò. Chi è arrivato prima anche non ha cambiato la pasta termica, quindi male anche questo. Cambiare la porta senza ricambiare la pasta termica, male. Non ha senso. Entri su una console, devi per forza staccare il dissipatore, ci rimetti la pasta nuova. È una regola semplice. Rubi le viti, non metti la pasta termica nuova. Adesso vedremo come è stato fatto il lavoro qua, ma non va mica bene, eh? E manca anche la quarta vite anche qua, quindi sì, siamo a posto. Ah, signore. Centro di riparazione. La dice lunga. È già tanto che si siano... che gli abbiano rimesso le viti sulla porta USB. A questo punto. Allora, stacchiamo la ventola. Ok. Ora mancano le ultime... Allora, manca questo qua. Ok. Mancano le ultime due viti. Almeno non hanno rimpiazzato la porta, che ne so, dentro qua, direttamente alla scocca. E c'è gente che l'ha fatto. C'è gente veramente che l'ha fatto. Cioè, ragazzi, no, non si collega alla TV, non si sa perché. Qua gli hanno fregato di tutto. Cioè... Ah, aspetta mo che metto a fuoco. Dai, mi manca il chip, per forza non si collega alla TV. Che c'è il Troni? Mamma mia, porta fusa, gliela devo cambiare. Qua manca il chip, che gliel'hanno fregato, gli hanno fregato le viti. E no, devo avvisare sta persona qua. Devo avvisarla sta persona. Purtroppo, uno gli costerà purtroppo di più rispetto al lavoro che avevo preventivato. Ma non è questo il punto. Dai, ragazzi, dai. Cioè, mi cadono veramente le... Mi cadono. Sapete cosa? Come si può? Centro di riparazione che va a rovinare la console dei propri clienti, a rubare le cose, a rubare i chip, ok? Ma dai, non è possibile. Non funziona. Chissà come mai. Magari non hanno neanche cambiato la porta, perché questa mi sembra una porta originale. No, non è originale. Non è originale. Dai, c'era comunque il discorso qua che è mezza fusa. Però non hanno cambiato lo stagno. Hanno messo una porta così senza motivo. Quindi senza cambiare lo stagno sotto. Di conseguenza la porta sicuramente non sarà preparata. Non avrà lo stagno, non avrà fatto connessione qua sotto. Quindi non avrà fatto connessione qui per il discorso del chip. Magari hanno pensato che era il chip, l'hanno tolto, hanno visto che non cambiava niente e hanno lasciato tutto così. Ma dai. Oh signore, oh signore. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Niente. Rifacciamo. Rifacciamo in maniera professionale, come un vero centro di riparazione dovrebbe fare. Allora,
mi sto alterando. Quando vedo queste robe qua, che poi mi raccontano è stata in un centro di riparazioni e non hanno dato spiegazioni sul perché non funzionava, ok? Hanno detto, "Ah, possiamo riparare solo il connettore della ricarica", ok? Hanno fatto il lavoro e poi hanno detto, ci dispiace, sì, sto inventando magari anche, di quello che... ma ci dispiace, non abbiamo potuto riparare il discorso per la TV. Basta. Perché? Ah, non lo sappiamo, noi non sappiamo niente, siamo solo un centro di riparazioni. Eh no, appunto, se siete un centro di riparazioni non sapete che cosa andate a fare? Dai, dai. Ah, signore, come mi prudono le mani, come mi prudono le mani, ragazzi. Non avete idea di quanto mi prudono le mani. Veramente. Non avete un'idea di quanto mi prudono le mani in questo momento. Cioè, andare in un centro di riparazione dovrebbe essere la cosa più eh, affidabile che esiste sul pianeta intero. Perché se non ti puoi fidare neanche dei centri di riparazione, dove cavolo vai? Sei costretto a farti le cose da solo, a imparare il mestiere e fartelo da solo. Non hai alternative. Sempre se la persona che mi ha mandato la console sta raccontando la verità. Perché magari sta facendo il furbetto e magari è senza offesa, Ma considerato che la porta è stata cambiata in maniera alquanto precisa e ci vuole esperienza anche per fare questo, e anche il chip è stato tolto in maniera precisa senza problemi che magari si vedono da persone che hanno prima esperienza e distruggono tutto, insomma, o spostano o fanno volare componenti, eccetera. Credo che stia dicendo realmente il vero. Allora, qua niente. Ho sbagliato anche a mettere la scheda, volevo metterla al contrario. Ah, quando mi altero, quando mi altero, sbaglio un sacco di cose. Anch'io, mi deconcentro. Allora, dai, facciamo i seri, andiamo a fare il lavoro fatto bene, come il Signore comanda, ok? E andiamo ad aiutare questa persona qua, con questa console qua. Allora, non utilizzerò il microscopio in questo momento, mi basta solo l'aria calda e faccio cadere la porta. 480 gradi, non mi interessa più niente di questa porta. Scaldiamo bene la zona. Non avranno usato neanche il flussante, se tutto va bene. Ok, la porta è caduta da sola e adesso andiamo a vedere sotto. Questa verrà buttata via. Allora, spostiamo i magneti. No, ok. Perlomeno non hanno combinato un disastro qua sotto. Allora, la porta è stata cambiata in maniera professionale, quindi sì, confermo che è stata in un centro di riparazione e un centro di riparazione ha mandato indietro una console in questo stato? Senza il chip, senza le viti? E senza aver cambiato la pasta termica? Dai. Allora, facciamo le cose come si conviene allora. Flussante, ok, che serve. Imparate. Andiamo ad accendere il saldatore. Dovreste vedere le mie facce in questo momento. Sono esilaranti, potrei dire. Stagno al piombo. Andiamo a rimpiazzare. Ok. Lo stagno che è presente, che è stagno che è quello stagno senza piombo, che è quello che fonde a 220-230 gradi, e io non lo voglio questo stagno, complica solo i lavori. Ok, adesso andiamo a prendere la nostra treccia, molto semplicemente,
e andiamo a estirpare di nuovo. Puliamo i buchi, puliamo le piste. Togliamo anche l'eccesso qua, che adesso si è riempito di stagno. Siamo pronti per mettere una porta nuova. Prendiamo una porta nuova, prepariamo la porta nuova e adesso mettiamo su la porta nuova. 450 gradi, 50% di aria. Poggiamo sopra, aspettiamo che l'aria si scaldi bene. Ok. La porta si è adagiata nel suo posto. Gli diamo un aiutino con il flussante sulle gambe, sui punti di ancoraggio. Ok, teniamo premuto. Lasciamo che si raffredda tutto. Molto bene. Adesso andiamo a ispezionare sotto il microscopio il nostro lavoro. Ok. Come vi sembra? Aspettate un attimino. Com'è? Mi sembra buono. Non c'è plastica sciolta. La porta è in perfetto stato. Le gambine, come si vede, hanno stagno a sufficienza. Ok, andiamo a girare la scheda. Andiamo a prendere l'altro lato. A vedere l'altro lato, scusate. Ok. Vedete? Plastica effusa? No. Le saldature sono perfette. Bellissime. Ecco. Ora cosa facciamo? Andiamo a verificare un attimo questa cosa qua. Allora, io adesso qua ho messo stagno nuovo, ok? Dopo dovrò andarci a mettere su un chip. Però adesso cosa devo fare? Vado a misurare, ok? In continuità questi filtri qua che sono importanti, ok? Suono e vado a controllarli uno per uno. Vediamo se hanno problemi oppure no. Sembra che possano avere problemi. Però aspettate un attimo, prima ripulisco la zona perché adesso c'è il flussante e il flussante può impedire il contatto delle mie sonde e quindi impedirmi di fare una lettura corretta. Ok, stavamo dicendo, andiamo a controllare. In diagonale no. Ah sì, questo filtro è andato, quindi bisogna cambiare questo filtro qua. Questo è a posto, 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 questo è a posto e questo è a posto. Va bene ragazzi, solo questo ha un problema, quindi dovremmo andare a mettere il chip, a cambiare questo
e tecnicamente dovrebbe continuare a funzionare. E giusto per curiosità, questa è la massa, ok? Vado a vedere se c'è un problema su questo condensatore qui. No, non siamo a massa. Scusate, una telefonata. Allora, stavo dicendo, andiamo a vedere se c'è qualche problema qua su questo condensatore qui. No, non suona. Nel caso ci fossero stati problemi sarebbe stato grave, insomma, ecco. Quindi no, non c'è nessun problema. Cosa può essere successo qua? Allora, la porta USB danneggiata da cambiare, ok, perché poi, vabbè, ha bruciato, provando e riprovando magari, ha bruciato il filtro, ok, e ha bruciato pure il chip. Hanno provato a cambiare il chip, non ha funzionato, quindi non gliel'hanno neanche rimesso, che è una cosa non consona, assolutamente non consona. Cioè la console ti arriva a riparare con un chip, rimettigli il chip, eh, anche se poi ci perdi dei soldi. Rimettigli l'originale, almeno sai che vabbè, era su, non ha molto senso toglierlo. Però non hanno considerato che il segnale va fuori qua, quindi il centro di riparazione un bel paio di puntini puntini. Eh? Se non vai a controllare le cose basilari come un filtro, ok, sistemiamo noi. Dai, questo è un lavoretto piuttosto semplice. Allora, andiamo a montare un ugello sull'aria calda. Andiamo a togliere questo filtro. Ok. Ho visto che le saldature della porta stavano cominciando a sciogliersi e questo non va bene. Perché purtroppo c'è uno stagno con temperatura di fusione più bassa, quindi può portare anche a spostare la porta. Ok, comunque adesso andremo a rimpiazzare questo filtro. Eventualmente, se non avete i filtri, potete andare a mettere in collegamento questi due punti, non in diagonale e non qui. Ok, fra qua e qua, qua e qua. Il collegamento viene ripristinato lo stesso e funzionerà ugualmente, ma il filtro c'è per una ragione, ok? Quindi andate preferibilmente a procurarvi il filtro. Io cosa avrei potuto fare? Avrei potuto mettere il chip e ponticellare questo qua che non funzionava e andare a verificare. Se la console poi andava in dock, allora sapevo che comunque era il filtro, insomma. Ecco qua, una scheda di ricambio, andiamo a prendere questo filtro qua, glielo spiazziamo qua, ok, e andiamo a mettergli il chip nuovo. Allora, dai, ne ho preso uno bruciato? Lo stesso non è, perché l'ho cambiato. Questo qui era quello vecchio, che se vado a misurarlo, qua non va e qua va. Quindi non è lo stesso. Però potrebbe essere che questo filtro avesse lo stesso identico problema. Ok, va bene, ne prendiamo un altro. Nessun problema. E buona norma è andare a misurare prima di andare a prendere i componenti. Almeno andate a prendervi quelli che sapete che già funzionano. Ok, togliamo. Ok, andiamo a pulire con l'alcol adesso. Così vediamo se colleghiamo bene le nostre sonde.
Ok, questo filtro funziona? Sì, qua e qua. Ok, questo filtro funziona. Molto bene. Allora, adesso come norma, visto che abbiamo comunque cambiato la porta, ok, andiamo a fare la misurazione di tutte le cose sulla porta. Quindi multimetro, modalità diodo, senza il bip. Andiamo a prendere la nostra schedina. Ok, adesso inseriamo la schedina e andiamo a fare le nostre dovute misurazioni. Massa, collegato, A2 e A3 lo verificheremo dopo. VCC non è collegato, A5, di più, di meno, A8, VCC, A10, 11 niente, massa e massa. Quindi VCC di qua non è collegata, probabilmente non è saldata bene. Ok, qua ci siamo, B2 e B3 no. VCC qua è scollegato. Oh, scollegato oppure... No, non è scollegato, c'è qualcosa, c'è del flussante all'interno della porta che impedisce il corretto funzionamento. Andiamo a pulire la porta dentro e fuori qualche volta, spruzziamo l'alcol all'interno, così puliamo. Ok, andiamo a misurare di nuovo. Allora, massa, B2, B3 niente, VCC come vedete è a posto, B5, di più, di meno, B8, VCC, B10, B11 lo vedremo dopo, massa. Torniamo qua sopra, massa, VCC era solo flussante, quindi non è un problema di saldature. Ok, A5, di più, di meno, A8, VCC, A10 e A11 lo vedremo dopo, massa e massa. Ok. Considerato che tutti gli altri sono collegati, non vedo il motivo di dire non sono collegati anche quelli per il chip. Quindi andiamo a fare A2, A2, eccolo qua, ma mi serve il bip. A2 c'è, A3 c'è, poi A10 c'è, A11 c'è, poi B11 c'è, B10 c'è, B3 e B2. Ok, perfetto. La porta è collegata correttamente, il chip è stato risaldato. Se il chip funziona, aspettate che non ho provato a vedere perché ogni tanto mi capitano di quei chip che sono fasulli, falsi, oppure che sono già in cortocircuito. Questo non è il caso. Come vedete abbiamo 600 ohm, quindi dovrebbe funzionare. Nel caso non funziona è perché magari c'è qualche saldatura che ancora non va bene. Allora, cosa facciamo? Gli diamo lo stesso una pulita, va là. Ormai siamo qua, siamo fiduciosi che funziona tutto. Puliamo bene tutto allora a questo punto. Ecco qua, tutto bello pulito, bello scintillante. Ora rimettiamo su e ora la batteria. Ok, accensione. La console si accende ancora, molto bene. Ok, adesso prendiamo il cavo, qua carica, stacchiamo
giriamo il cavo e qua carica molto bene. Ora andiamo in dock e vediamo. Aspettate che metto il coso, ecco qua. Ok, 3 2 1, collegamento, immagine. Sì ragazzi, ecco qua, terminato, molto bene. E muoviamo la porta. No, a posto, risolto. Centri di assistenza, ok. Ed era pure semplice, cioè bastava, era un filtrino secondo me, solo un semplice filtrino e il cambio del chip, c'era niente di così complicato. Magari ne hanno consumati una valanga, 2 o 3, hanno detto no questa non si riesce a riparare, l'hanno mandata così senza dare tante spiegazioni. Va bene, allora spegniamo. Tanto avete visto, alla fine il lavoro è stato più veloce, ci ho messo meno di un'ora a fare tutto. Adesso chiaramente vado a finire di riassemblare, ok, e niente ragazzi, direi che io il video lo termino qui, tanto visto avete visto. Quindi se vi è piaciuto il video, se vi è piaciuto stare in mia compagnia, iscrivetevi, lasciate un like, commentate. Cosa ne pensate di questi centri di riparazione? Che ti mandano le cose a casa più rotte di quando le hai mandate via. Cosa ne pensiamo di questi centri di riparazione? Io di per me non faccio queste cose, ma non perché sto facendo un video o perché mi voglio far vedere alle persone come lavoro, eccetera, ma è giusto un senso di, come si può dire, di onestà, no? Non esiste più l'onestà, mamma mia, non esiste proprio più, non esiste più, e a me dispiace. A me dispiace che ci siano in giro certi personaggi, certi centri di riparazione che dicono di essere centri professionali di riparazione e poi non sanno neanche trovare un filtro, ok, difettoso, che ha finito la sua vita e che quindi deve essere cambiato. Ci sono anche modi e modi di avere a che fare con la clientela, cioè non è che puoi presentare il conto e dire questo è il conto, beh ma sai non siamo riusciti a sistemare tutta la console. Ok, ma potevi avvisare almeno prima, no? Magari l'avrebbe mandata da un'altra parte, no? O non lo so, se tu non eri propriamente in grado di farlo, avvisa prima, no? Sempre così. Poi all'ultimo secondo ti presentano il conto, sono 150 euro, così, per aver cambiato una porta, per aver speso una giornata. Ma sai, ci ho speso del tempo, sì, ma non hai risolto niente. E in più, la beffa del fatto che non c'era il chip, non ci sono la maggior parte delle viti, per un motivo, chissà quale motivo, e poi non ti danno neanche spiegazioni. Dopo aver pagato una cifra magari considerevole, tu domandi ma come mai non funziona più? Non lo so, così, ti liquidano così. Tanto cosa vuoi che ne sappia il cliente di cose di riparazione, no? Ma io sono abituato diversamente. Io comunico con la mia clientela, specifico per filo e per segno che cosa succede, che cosa non succede, anche se poi non capisce niente, almeno tu hai detto la tua, tu gli hai fatto sapere cosa hai fatto. E poi vabbè, si vede anche dal video chiaramente a questo punto. Allora, andiamo a ricollegare anche il cavetto per il Joy-Con, che come ho detto nei video precedenti mi è capitata una volta in cui ho dimenticato di collegare questo e mi fanno non va il Joy-Con, cosa hai combinato? Ho detto, non lo so, dammela un attimo indietro che la guardo, e alla fine era il cavetto staccato. Vabbè, allora, come al solito, lasciate un like, iscrivetevi, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. E niente ragazzi, sempre il link sotto in descrizione, mi raccomando, se avete bisogno di aiuto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!